Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Oggi una recensione con un sacco di approfondimenti, diventa quasi un tutorial su un prodotto che è eccezionale. Parlo del Bluetti AC300 associato ad un modulo batterie B300. Che cos'è questo Bluetti AC300? Dunque, chi lo conosce già e sta guardando questo video per apprendere più informazioni, magari capire meglio come montarlo in casa, sicuramente sa già di cosa parlo e sa tutte le caratteristiche e magari ne sa anche più di me. Per chi non sapesse cos'è, è una Power Station. Che cos'è una Power Station? È un modulo, diciamo, un blocco, uno scatolone pieno di elettronica che serve a cosa? Serve a darvi corrente. Avrà delle prese dove attaccate proprio le spine a 230 volt ed è da 3 kW con picchi di 6, quindi potrebbe tranquillamente alimentare un alloggetto con una fornitura base contatore Enel da 3 kW senza problemi. Diventerebbe invece un dispositivo, diciamo, più di emergenza per forniture più grosse. Però attenzione, perché sta per arrivare sul mercato la C500, che è lo stesso prodotto ma avrà più portata in corrente, dovrebbe arrivare a 5000 watt. Prodotto che uscirà più avanti, magari riuscirò ad averlo per fare una recensione. Questo di cui parliamo oggi è la C300, adesso poi lo guardiamo, vi faccio vedere tutta la storia da quando lo ricevete, lo spacchettiamo. È abbinato per forza a un modulo batteria, quindi ha un accumulo da 3 kWh ed è espandibile. Un C300 può portare fino a 4 batterie da 3 kWh che diventano 12 kWh e iniziamo a essere dimensionati come i grossi impianti fotovoltaici che si stanno facendo adesso, magari col 110, con gli ecobonus eccetera, dove mediamente anch'io installo batterie da 10 kW già per famiglie che hanno un fabbisogno, diciamo, importante. Questo dispositivo di oggi invece serve in svariate condizioni. Adesso facciamo una cosa: prima vi faccio vedere quando vi arriva, lo spacchettiamo, lo guardiamo insieme e poi riprendiamo tutto il discorso in mano, perché vi farò vedere anche come installarlo nel vostro impianto domestico, come sfruttare tutte le uscite, vedremo tutto nel dettaglio. Ma prima di andare avanti vi ricordo di iscrivervi al canale e attivare tutte le notifiche e di seguirmi su Instagram Massidattoli, perché metto sempre tutti i post dei video che sto preparando e dei contenuti che ho appena pubblicato sul canale. Dunque, calcolate che il corriere arriverà di solito su appuntamento o comunque telefonandovi e vi scaricherà un bancale. Sul bancale ci saranno i 2 scatoloni reggettati che potete poi dividere e trasportare nel luogo dove dovete installarli, dove dovete sballarli, con magari l'aiuto di un carrellino. Calcolate che il modulo C300 pesa circa 21 kg e il modulo batteria pesa 36 kg. Vedremo poi anche l'SP350, che sono i pannelli portatili da 350 watt. Dentro troviamo subito un pacchettino con tutte le istruzioni, cavo con i 2 MC4 e l'attacco polarizzato e soprattutto il grosso cavo con il sistema di connessione che vedremo più avanti, che serve per collegare la batteria al AC300, quindi la parte inferiore con la parte superiore. E qui, dopo aver tolto la protezione superiore, troviamo la batteria. Guardate quanta protezione che c'è ai lati. Qui troviamo un altro pacchetto con le istruzioni, una elegantissima custodia con il ringraziamento LAAF Program e questa bellissima targa in vetro, perché ci ricorda che con l'acquisto di questo Bluetti abbiamo contribuito a aiutare la famiglia africana numero 9959. Sacchettino Bluetti, l'accetto Bluetti, quindi attenzione ai dettagli, insomma tutto molto curato. Qui abbiamo il cavo con spinasciugo per caricarlo da rete domestica, cavo con connettore accendisigari e più e meno MC4 e importantissimo il cavo per la ricarica con le 2 stringhe in ingresso con connettori MC4. Quindi, una volta aperti gli scatoloni, tirato fuori tutto quanto come abbiamo visto prima, riceverete queste 2 bestie. Perché le chiamo bestie? Perché sono veramente dei prodotti incredibili.
Non ve ne ho parlato all'inizio, tanti di voi lo conosceranno, ma Bluetti è un'azienda americana che produce in Cina, che ha gli uffici in Cina, che tra l'altro ha una rete di assistenza che funziona. Rispondono dalla Cina, ma hanno degli assistenti che parlano benissimo italiano, usano corrieri nazionali, tra l'altro ultimamente hanno cambiato spedizionieri per velocizzare e migliorare il processo di consegna. Un'azienda che funziona benissimo, i prodotti sono a livello assolutamente top, sono leader nel mercato di questa tipologia di prodotti. Vi dico solo che da quando ho iniziato a fare ricerche su internet per conoscere meglio questo marchio, poi con i cookie e tutto quanto, ogni volta che apro un social mi escono pubblicità di prodotti che tentano di imitare la Bluetti, ma qui parliamo del meglio che c'è sul mercato, ma davvero, non ve lo dico perché mi pagano, è proprio così, ma sicuramente lo sapete già, anche perché hanno un costo importante, ma ci arriviamo poi alla fine. E qui abbiamo al momento il top di gamma, la C300 insieme ad un accumulo o più accumuli da 3 kW è l'ultimo prodotto che c'è al momento disponibile ed è una bomba. Tra l'altro della Bluetti ci sono anche delle community molto attive, hanno un gruppo Facebook dove ci si aiuta, ci si fa domande, si chiama Bluetti Italia, insomma c'è tutto un mondo dietro. Gli appassionati, molti appassionati soprattutto anche in Italia, hanno già comprato questi prodotti da molto tempo, li usano super soddisfatti e ottengono dei risultati incredibili. Adesso vi faccio una panoramica generale del prodotto AC300, quindi centrale di gestione, e della batteria. Poi li colleghiamo, iniziamo a guardarli e vi do qualche altro dato importante. Dunque, guardiamo un attimo nel dettaglio tutto quello che riceviamo con i moduli, perché questa parte è già molto importante per capire alcune cose. Prima di tutto, questo è il cavo di collegamento tra la batteria e la centrale che gestisce il tutto. È un cavo ad alta potenza per tensioni DC con degli abbondantissimi contatti, un cavo morbidissimo che vi permette anche di installarlo a 90 gradi, molto generoso, con un sistema di fissaggio sicurissimo, perché una volta inserito va ad agganciare, lo bloccate con questo tastino e lui non uscirà mai più. Cavo protetto in caso di trasporto per non sporcare o danneggiare il connettore, fatto veramente bene. Abbiamo poi questo che è uno dei cavi più importanti secondo me per questa centrale, che è il cavo con questa connessione a 4 poli, anche lui abbastanza morbido, lungo circa 1,5 m, con gli ingressi stringa. Ce ne sono due, che sono DC1 più e meno e DC2 più e meno. Questi sono i connettori MC4 come il fotovoltaico, quindi permette di collegare ad esempio 2 stringhe di impianti fotovoltaici separate e diverse, non devono essere per forza uguali. L'importante è che siano al massimo da 1200 watt e con una tensione al massimo di 150 volt. Si può attivare anche una funzione che si chiama gestione parallela delle stringhe, che dopo vi farò vedere, che permette di ottimizzare la gestione della corrente in ingresso solo se le stringhe sono identiche, altrimenti le lasciate lavorare separate, lui comunque le gestisce in automatico. Ma qui non possiamo collegare solo il fotovoltaico, qui possiamo collegare qualsiasi ingresso, che può essere anche un generatore in DC, una pala eolica, un qualsiasi cosa, compreso ad esempio la ricarica da presa accendisigari. Collegando questo cavo a questo cavo in uno dei 2 ingressi stringa possiamo caricare tramite la presa accendisigari. Ovviamente sarà una carica più lenta, meno potente, però può avere molto senso, perché ad esempio in un lungo viaggio o se usate il Bluetti magari su un mezzo commerciale, un furgone, mentre viaggiate lo caricate con l'alternatore del motore completamente gratis, come ovviamente gratis anche l'energia del sole, ma questo lo vedremo molto meglio nel proseguo del video. Quest'altro cavo è quello che arriva insieme alla batteria, che è la stessa cosa, perché voi potete anche avere 2 ingressi sulla centrale di ad esempio 2 stringhe fotovoltaiche e avere un altro ingresso in DC che carica la batteria, oppure potete caricare da sola la batteria tramite la presa accendisigari. Questo è il connettore che va sulla batteria e anch'essa accetta un ingresso
più e meno. L'unica differenza è che la batteria accetta l'ingresso fotovoltaico da massimo 200 watt con una tensione massima di 60 volt, mentre per quanto riguarda l'ingresso diciamo da presa accendisigari prende sia il 12 che il 24. Abbiamo poi l'ultimo cavo in dotazione, che è quello con la spina, quindi per caricare direttamente dall'ingresso sulla centrale con una presa domestica, quando ha un senso caricarla da rete domestica. Ha un senso quando magari avete delle tariffe super convenienti, quindi conviene magari caricare la power station di notte per usare l'accumulo di giorno. Può avere un senso quando magari vi trovate a poterla caricare in una fonte di approvvigionamento di energia che non pagate, quindi magari in un cantiere. Ecco, insomma, adesso non voglio darvi idee sbagliate, nel senso non di rubare la corrente a qualcuno, ma se vi capita di poter caricare in un posto dove magari andate a lavorare o magari una casa vacanze, insomma qualsiasi posto dove ci sia la possibilità di sfruttare un 220 volt che non vi costa come quello di casa, allora secondo me ha senso caricarla anche da rete elettrica. Quando caricate da rete elettrica carica al massimo con 3000 watt, 3 kW. Dunque, innanzitutto calcolate che questa unità è fatta per stare sopra la batteria, ma come nel mio caso, dove ho scelto di realizzare la postazione per alloggiarli, non ci stavano. Come ingombri tenete conto che questa è alta 36 e questa è alta 27, ma nulla vieta di posizionarli anche affiancati, perché l'unico cavo che collega la centrale con la batteria è abbastanza lungo e anche flessibile per permettere un'installazione sul piano. Questa è la centrale AC300. Sono dei grossi blocchi in plastica dura realizzati in maniera quasi diciamo rugged, molto robusti, finiture, gomme morbide, tutte le connessioni protette, tasto di accensione in acciaio inox, illuminato, viti di chiusura, tutto molto robusto, con pratiche maniglie per il trasporto. Avete visto che sono riuscito da solo a prenderli e a spostarli senza problemi. Qui sulla parte sinistra della centrale abbiamo delle griglie di areazione con le ventole che si attivano solo in caso di surriscaldamento. Ora, ad esempio, al momento in cui è partito il raffreddamento, vi faccio sentire in assoluto silenzio la quantità di rumore emesso. Chiaramente ce l'avete vicino al comodino in camera da letto, risulterebbe fastidioso. Sulla parte dietro non c'è nulla che possa servire a livello di connessioni. Sulla parte superiore iniziano le caratteristiche, perché questo non è solo un piano, ma sono due ricariche wireless da 15 watt ciascuna. Sul lato destro abbiamo tutte le connessioni. Queste sono le connessioni per i moduli batteria, quindi per mettere una o più batterie. Qui abbiamo le connessioni di utilizzo, tutte protette da tappo con ghiera. Questo è l'ingresso per caricarlo da 230 volt con la spina. Sotto abbiamo l'ingresso per le due stringhe fotovoltaico o quello che potete scegliere, e qui abbiamo un cavo di connessione, un'interfaccia che nel nostro caso non usiamo. Sulla parte anteriore abbiamo tutto quello che invece useremo più frequentemente: tasto di accensione, porta USB tipo C, quindi per qualsiasi dispositivo che possa essere un telefono, un portatile, che arriva fino a 100 watt, quindi anche il più energivoro dei dispositivi lo caricate senza problemi. Due USB di tipo A normali, dove abbiamo qui una ricarica a 18 watt e qui una ricarica semplice da 3 A, quindi sono già 4 più una 5. Qui abbiamo la parte che viene gestita invece per dispositivi più energivori, perché abbiamo una presa accendisigari 24 volt 10 A e una da 12 con un connettore particolare che più avanti vedremo da 30 A. Ci soffermeremo su questa porta perché può avere un'importanza notevole. Sotto abbiamo 6 prese asciugo, presa asciugo standard da 16 A. Entra benissimo anche l'italiana piccola senza terra, però questa, tanto per capirci, in questo modo, per distribuire i nostri 3 kW massimi, che poi diventano 6 di picco, ma comunque 3 kW costanti su 6 prese. Batteria che è fatta con la stessa qualità, quindi fatta allo stesso modo. Abbiamo sul lato destro le connessioni per collegare batterie in serie
alla station, e qui abbiamo gli ingressi, perché questo è quel famoso ingresso che vi dicevo prima per caricare da stringhe o comunque da fonte in corrente continua, e qui sotto abbiamo un altro jack di alimentazione che accetta 58 volt NDC fino a 8 A. Tutte le porte hanno comunque le scritte che ci ricordano gli ingressi come devono essere al massimo. Stessa cosa per le batterie, stessa cosa le connessioni sulla Power Station, ci ricorda tutti i valori per sicurezza. La batteria, che è da ben 3072 Wh, quindi 3 kW, ha anch'essa delle connessioni, perché ha un'altra uscita 12 volt con accendisigari da 10 A, USB-C da 100 W e USB-A da 18 W. Possiamo da qui gestire l'accensione e lo spegnimento delle porte DC, e qui abbiamo il tasto d'accensione. Abbiamo un'infinità di porte, tra l'altro tutte pronte all'uso, perché abbiamo delle prese sia di tipo multimediale, diciamo, che di tipo domestico, pronte all'uso, quindi collegate e il dispositivo si accende. Questa Power Station non funziona senza batteria collegata, quindi anche se gli collegate un fotovoltaico o un qualsiasi ingresso, lei non eroga corrente, perché la corrente la prende dalla batteria. Quando sono collegate iniziano a lavorare insieme, tutte le uscite della Power Station vengono attivate quando c'è carica nella batteria, però il bello è che mentre prende dalla batteria la ricarica tramite tutte le possibilità di ingresso che abbiamo. La batteria invece può anche essere indipendente, perché voi ve la caricate a casa, ve la portate dietro e avete il 12 volt, l'USB-C e l'USB-A. Basta semplicemente accenderla, vi dice qua sui LED lo stato di carica della batteria, che in questo caso è all'80%, e voi potete già usare le uscite a bordo. Col tastino qui, vedete che si attiva, potete attivare le uscite in DC o disattivarle. Se avete da portarvi dietro solo la batteria, perché queste connessioni vi bastano per fare un giorno, 2 giorni in tenda, quello che sia, non avete bisogno di portarvi dietro anche la Power Station, e la batteria, tra l'altro, potete caricarla con un pannello fotovoltaico portatile, ad esempio, collegando direttamente l'ingresso di ricarica laterale. Credo che farò fatica a farvi vedere tutto quello che possono fare in un solo video, ma spero di riuscirci. Iniziamo a collegare il tutto, quindi prendiamo il grosso cavo, lo inseriamo nell'unico modo in cui può entrare, quindi con i comandi, diciamo, verso l'alto. Lui fa un clic perché aggancia, lo blocchiamo e questo cavo da qui non si staccherà più. Lo porto fino alla Power Station, lo collego, lui fa il clac, lo blocco e il collegamento è stabilito. Ora che abbiamo collegato la Power Station alla batteria, la Power Station può iniziare a lavorare. Basta semplicemente accenderla tenendo premuto il pulsante. Lei fa l'avvio, si accende lo schermo, si collega alla batteria che viene a sua volta abilitata. Da qui, da questo momento in poi, la Power Station è operativa. Vi faccio vedere un attimino velocemente i comandi a display. Display che alla prima accensione troverete in tedesco, basta andare qua sul tasto configurazione con l'ingranaggio, display che non è ad altissima definizione perché non dobbiamo vedere i film, però è un touchscreen capacitivo che risponde molto bene. Basta andare qui sull'ingranaggio, la prima voce che abbiamo sopra è la scelta della lingua, quindi possiamo mettere tedesco o inglese. Lo mettiamo in inglese e almeno è un po' più comprensibile. Poi dopo ci sarà anche l'applicazione, ci arriviamo piano piano. Da qui abbiamo il pannello generale. Vedete? Ci dice che dal PV, quindi dall'ingresso stringa, non arriva nulla. Il DC, che sarebbe la parte in corrente continua, quindi tutte le porte USB, le porte 12, 24 e la parte wireless sono spente. Per abilitarle semplicemente si fa da qui, con questo tasto di C off. Lo premiamo, abilitiamo e da questo momento abbiamo acceso le USB, le 1224 e le wireless. Grid vuol dire che non stiamo caricando dalla rete, ma se colleghiamo il cavo di ricarica rete qui sul lato, vedete che parte la ricarica della batteria, in questo caso sta caricando a 2326 watt.
Abbiamo poi la C-Load che indica quanto carico c'è sulle uscite. Anche le uscite sono da abilitare tramite questo tasto AC, quindi abilitiamo le uscite. Da questo momento abbiamo tutte le uscite attivate. Attivate vuol dire che funziona già così, non dobbiamo fare più niente, quindi basta attaccare una spina a una presa qualsiasi, facciamo partire l'utilizzatore, mi sta facendo funzionare una pistola della calda a 2000 watt senza problemi, vedete? In questo caso la porta USB-C mi sta facendo una ricarica veloce a 10 watt circa, arriva fino a 100 watt, possiamo attaccare anche quei dispositivi che smistano la ricarica su chissà quanti device, oppure ci sono anche quegli switch che permettono di utilizzare tramite la porta C delle uscite HDMI, insomma ci sono un sacco di opzioni. Nel menu abbiamo poi una serie di impostazioni. Andando in setting possiamo scegliere la tensione di uscita, la frequenza. Negli ingressi DC1 e DC2 possiamo scegliere se sono dei PV oppure se sono altri tipi di ingressi. Tasto Next, cambiamo pagina. Abbiamo la possibilità di abilitare o disabilitare buzzer, di attivare una modalità eco che praticamente, se non vengono rilevati dei carichi AC, si disattiva per preservare la carica della batteria. Abbiamo la modalità di lavoro, vuol dire che in standard UPS lei dà sempre corrente, la prende dalla batteria e carica la batteria col fotovoltaico. Time control vuol dire che possiamo gestirlo tramite dei tempi. PV Priority vuol dire che dà priorità alla presenza di ingresso dal fotovoltaico, o Customized vuol dire che possiamo fare una personalizzazione completa della modalità di lavoro. C'è la modalità silenziosa da attivare. Possiamo aumentare la corrente in ingresso dalle stringhe, ma per abilitare questa funzione chiede di entrare in configurazione avanzata e farci dare un codice da Bluetooth. Questo perché Bluetooth ci darà delle informazioni aggiuntive per entrare in questo tipo di configurazione prima di darci la possibilità di cambiare i parametri. Abbiamo la funzionalità parallela, che è quella che vi dicevo prima, dove possiamo far lavorare i due ingressi stringa in modo parallelo se sono identici. Il Bluetooth, che può essere attivo o disattivo, lo stato del Bluetooth, il Wi-Fi, il suono del touch, la luminosità del display, il tempo di spegnimento del display, l'ora e la data, oppure il reset ai valori di fabbrica. Ci sono tante impostazioni, soprattutto per quanto riguarda la modalità di funzionamento, ma io adesso vi farò vedere che già configurata così com'è in modalità base fa tutto quello di cui abbiamo bisogno in automatico. Data serve a avere tutte delle informazioni, lo storico degli allarmi, eccetera eccetera. Alarm ci dà appunto tutte le segnalazioni di eventuali problemi o stati di scarica della batteria che vengono notificati dal dispositivo. E qui abbiamo visto più o meno tutto. Colleghiamo l'ingresso stringa e vi faccio vedere come lavora. Mi raccomando, i connettori dopo che li avete inseriti avvitateli. Io qua ho la stringa che mi sono portato fino a questa postazione, che è quella del video precedente su come realizzare un impianto da 1 kW con 3 pannelli, andate a guardarlo, perché tutti questi video sono alla fine collegati uno con l'altro. Prendo il cavo di ingresso stringa, scelgo DC1 più e meno, collego e basta, non c'è da fare altro. In questo modo noi abbiamo una power station che eroga corrente a 230 volt, che ricarica la batteria tramite il fotovoltaico. Adesso è mattino, non sta ancora producendo moltissimo, vedete che siamo a 80 watt. Vediamo che sta iniziando a mandare corrente nella batteria. Questa stazione ha una gestione che è incredibile, lo vedremo poi anche più avanti, perché intanto vi dico che ha questi due ingressi stringa con due regolatori MPPT indipendenti, quindi gestirà da sola in modo automatico l'ottimizzazione di quello che preleva dai due ingressi in modo differente. Vi farò vedere che collegherò su un ingresso il fotovoltaico da 1 kW, sull'altro ingresso un fotovoltaico di quelli pieghevoli. Lei li gestisce in modo ottimale e soprattutto inizia già a gestirli anche adesso che ad esempio ci sono solo 85 watt in ingresso, mentre voi
voi prelevate corrente 230 volt dalla batteria, lei la ricarica, quindi c'è una gestione ottimale e soprattutto avete visto che lo tirate fuori dalla scatola, lo mettete su un tavolo, collegate due cavi e voi siete indipendenti, nel senso che state producendo energia da immagazzinare nell'accumulo e la state erogando a 230 volt senza fare nient'altro. Questo è un lato di questo prodotto importantissimo, perché soprattutto per chi non ha dimestichezza con i fotovoltaici, inverter eccetera, vi dà la possibilità veramente di diventare quasi indipendenti solo collegando due cavi. Il limite qual è? Allora, non tanto i 3 kW che riesce ad erogare costantemente, perché con 3 kW riusciamo a gestire un po' tutto quanto, bisogna chiaramente organizzarsi e in tutto quello che è green o comunque indipendenza bisogna fare delle scelte e prendere delle abitudini. Questo è il concetto fondamentale, che sia il Bluetti, che sia un fotovoltaico, che sia un impianto di riscaldamento a dei collettori ad aria calda, qualsiasi concetto di energia in modo alternativo, quindi non connessa alla rete del gas, della corrente eccetera, richiede delle abitudini e dei compromessi. Questa proprio è una cosa che dovete ficcarvi in testa, non è come prendere corrente dal contatore o come accendere la caldaia a gas. Chiusa parentesi. Siamo indipendenti attaccando due cavi, ma quando viene comodo tutto questo sistema? In diverse situazioni. Ve ne illustro ad esempio un paio. Sicuramente l'uso in campeggio, magari con un camper, può essere utilissimo perché voi semplicemente per alimentare tutto quanto vi andate ad attaccare col Bluetti al cavo che alimenta la cellula e ve lo portate dietro, essendo comunque possibile nonostante l'ingombro e il peso. Quindi col camper semplicissimo, perché voi vi fate un cavo, quello che usate in campeggio normale, con la spina da attaccare qui nella presa e la presa CEI, quella blu da attaccare sulla parete del camper, e voi state alimentando tutto l'impianto del vostro camper con la vostra power station. È comoda da portare in giro? Nì, nel senso che sono 30 kg e 20 kg, non sono pochi, però si riesce comunque a prendere, a muovere. Se avete bisogno di un prodotto più piccolo, perché magari andate in tenda e comunque avete bisogno di un sistema del genere, andate sul sito del Bluetti, perché fa altre unità più piccole che hanno già l'accumulo integrato, non è da 3 kW ma magari è da 700 watt o 1 kW, quello che sia, molto più piccole e più trasportabili. Però anche questa nessuno vieta di caricarvela nel camper o nel furgone, perché voi magari avete un furgone con cui fate dei lavori, non avete voglia di farvi sul furgone l'impianto con inverter, il fotovoltaico e tutto quanto, vi caricate la power station a casa, magari di notte che spendete meno, ve la caricate sul furgone, perché se fate un lavoro col furgone magari non avete problemi a muovere una batteria da 30 kg, e voi alle prese ci attaccate i trapani, i tassellatori, tutto quello che volete e avete corrente in movimento. Vi faccio vedere un altro esempio. Come una baita in montagna, sperduta chissà dove non arriva corrente, e col Bluetti risolvete il problema. Quindi lì diventa ancora più facile, perché in una baita in montagna dove non avete assolutamente corrente, non arriva il gestore, vi piazzate una roba del genere, vi fate un impiantino fotovoltaico e lì diventate indipendenti al 100%, perché i 3 kW che avete di notte vi basteranno sicuramente per alimentare quello che può essere un frigorifero, cioè in una casa in montagna non abbiamo chissà quali tecnologie da tenere accese, ok? Una cosa che non abbiamo mai detto dall'inizio del video: quanto dura una batteria da 3 kW? Una batteria da 3 kWh semplicemente dura un'ora se avete un assorbimento costante di 3000 watt, dura 10 ore se avete un assorbimento di 300 watt, dura 20 ore se avete un assorbimento di 150 watt. Il calcolo è presto fatto. In un ambiente come una baita diventa importante, secondo me, sfruttare però anche le altre porte, quelle al 12 o a 24, e adesso vi faccio vedere perché. Ho comprato diversi connettori sbagliati prima di capire quale fosse quello giusto per la porta da 12 volt. Connettore che è questo, si chiama SP21, vi lascio il link in descrizione, l'ho trovato sia su Amazon che su un venditore di componenti elettronici che consegna molto velocemente. Si scompone in questo modo,
Qui si fa passare il cavo con il pressacavo che va a stringere. L'unica cosa è che ha i contatti a saldare, ma una volta utilizzato può tornare molto comodo, perché andando ad abilitare la DC, quindi l'uscita in continua, tramite il connettore del 12 volt, possiamo fare una linea di illuminazione normalmente comandata da un semplice interruttore. In questo caso abbiamo già 8 watt di assorbimento, ci saranno 2 o 3 metri di striscia, ma prima di arrivare a 30 A ce ne va parecchio. Questa è una cosa vantaggiosa perché non ha senso usare il 230 volt, quindi trasformare la tensione DC in alternata 230 per accendere un alimentatore che a sua volta abbasserebbe il tutto in una tensione continua a 12 volt per accendere una striscia. Andiamo a perdere per strada dell'energia sprecata. Se abbiamo ad esempio da fare una linea luci 12 o degli utilizzatori diretti a 12 che possono essere quelli di una barca, di un camper eccetera, conviene finché possibile sfruttare i 30 A del connettore che abbiamo qui in dotazione. Questo non ve lo danno, ma vi faccio vedere io dove comprarlo e vi togliete già un problema di installazione e ottimizzate i consumi. Stessa cosa possiamo farla comprando dei connettori accendisigari tipo questi. Anche in questo modo sfruttiamo il 24 volt a bordo, abbiamo 24 volt a 10 A dove magari usiamo il 12 per alimentare delle pompe, dei frigoriferi e quant'altro, e con l'uscita 24 possiamo fare un'illuminazione con strisce LED a 24 volt che sono ancora più performanti. Tutte queste uscite sono gestite direttamente dal comando DC. Ok, quindi abbiamo visto un utilizzo diciamo in mobilità o un utilizzo dove non arriva corrente per riuscire comunque ad averla. Adesso tanti di voi magari stanno valutando o stanno pensando di acquistare un dispositivo del genere da mettere a casa. Quindi a casa per risparmiare sui consumi della bolletta e per diventare quasi indipendenti dipende molto dalle vostre abitudini, dai consumi che avete e soprattutto da come riuscite a gestire i 3 kW di accumulo. Chiaramente questi possono arrivare a essere 4, quindi arrivare ad avere 12 kW. Una potrebbe essere forse un pochettino risicata. L'ideale sarebbe avere 6 kW, quindi 2 batterie. Allora in quel caso anche in un alloggio, in una casetta, riuscite a diventare quasi indipendenti. Chiaramente avendo anche un fotovoltaico grosso che al massimo può essere 2 stringhe da 1200 watt, però parliamo già di 2 kW e 4 che la batteria ve la caricano in veramente poco tempo. Ok, cosa succede se la batteria si scarica? Vedete che è arrivata allo 0%, mi dà un allarme e mi dice che la batteria è scarica. Quindi cosa fa? Spegne l'uscita AC, non c'è più 230 volt sulla presa e lui aspetta di avere una sorgente che lo ricarichi. Ad esempio adesso è mattino presto, sono le 8:15 di mattina, c'è luce ma non c'è ancora sole diretto sui pannelli, stanno producendo pochissimo 40 watt, infatti la batteria di notte mi si è scaricata e non sta caricando e la batteria è già al 30%. L'1,5 960 watt è già al 44%. Ok, sono le 3:15, non sono più venuto a controllare, ma la batteria è al 100%, ha finito completamente la ricarica e in questo modo non sta più tirando corrente dai pannelli. Quindi riuscite di giorno a produrre energia mentre carica la batteria, arrivate sicuramente a sera che è ancora carica e da lì iniziate ad utilizzarla, ovviamente ottimizzando i consumi. Ma come interfaccio questa centrale all'impianto di casa? Questa centrale all'impianto di casa si può interfacciare in diversi modi. Per chi non è tanto pratico col fai da te, con l'elettricità e robe varie, la cosa ideale è portare proprio i cavi con la spina dei dispositivi direttamente sulla power station. La lavatrice, il forno, la lavastoviglie eccetera, sarebbe l'ideale, la cosa più semplice, collegarle direttamente qui. Se invece volete interfacciarla direttamente al vostro impianto, non potete farlo come si fa con un fotovoltaico normale che vi connettete sotto il contatore o a monte del generale e usate corrente finché c'è da lei e usate corrente dal contatore. No, bisogna fare un collegamento sì, ma in realtà separato e parallelo. Adesso cercherò di spiegarvi come farlo, però il concetto magari inizia a diventare per qualcuno un po' più complesso. In pratica voi dovete attaccare
una spina con un cavo. Qui diventano importanti le sezioni, perché ogni spina che attaccate su queste prese deve andare via con un cavo da 2,5 mm. Possibilmente un cavo già isolato, quindi anche solo un cavo FROR 3G 2,5. Andate via da qua e lo portate al vostro quadro generale. Facendo cosa? Creando delle linee parallele. Io adesso vi faccio vedere l'esempio facendo un'unica linea. Perché? Perché io con questa Power Station sto alimentando tutto quello che vedete qui. Sono in un garage dove ho la taverna, tutto il mio piano interrato, dove ho un suo quadro elettrico e una sua gestione separata. Io in questo momento sto alimentando tutto quanto direttamente dalla Power Station. C'è anche un condizionatore, ho l'attrezzatura, i trapani, io alimento tutto da qui. Ma come mi sono collegato? Mi sono collegato con questa linea che adesso vado ad attaccare. Non so se avete sentito un tac. Il tac è perché ho montato nel quadro elettrico un commutatore automatico, diciamo, che nel momento in cui arriva corrente dalla Power Station bypassa l'arrivo del contatore. Adesso vi faccio vedere un attimino il tutto e spero di riuscire a farmi capire, perché quando poi si entra magari in queste cose diventa poco comprensibile per qualcuno, però per chi non mi conosce, io sono disponibilissimo ad aiutarvi. Ho una mail dedicata per l'assistenza che è assistenza@massidatori.it. Cerco di darvi una mano, di spiegarvi i concetti. Se avete bisogno di consulenze mi potete telefonare, piuttosto ci si mette d'accordo, perché comunque è un lavoro, magari dietro un piccolo compenso vi do una mano a capire il tutto. Sto parlando anche con Bluetti perché potrei diventare un punto di riferimento come assistenza tecnica per l'Italia, ne stiamo parlando. Però intanto cerco di farvi capire qualcosa. Allora, il Bluetti in questo caso sta caricando a 90 watt, ancora poco perché è presto, siamo al 70%, la C è attiva, la DC per il momento posso disattivarla e usciamo con questa linea. Purtroppo, avendo le spine, non si riesce in modo diciamo corretto e a norma a collegare una linea intubata, quindi sarebbe meglio usare un cavo. Io in questo caso, per fare la dimostrazione, ho preso una linea 3x2,5 con della cordina del filo sciolto, l'ho intubata e purtroppo dalla spina ho dovuto fare questa porcheria, però comunque isolata e ben fissata e va bene. Questa tubazione, ok, la seguite. L'ho messa fuori provvisoria, fascettata apposta per farvi capire, perché se fosse stata nascosta magari avevate difficoltà. Vedete che viaggia tutto qua, viaggia tutto qua, viaggia tutto qua, segue tutto l'impianto e poi arriva in questa derivazione. Questa è la mia linea che arriva dal Bluetti. La terra del Bluetti è sufficiente collegarla alla terra di casa e mi rientra nel quadro generale. Quadro generale dove io ho il mio salvavita, ho un magnetotermico per la forza, uno per la luce e basta, e qui ho questo. Questo qui è un contattore da 63 A che switcha in automatico. Adesso non so se si intravede che è rosso, ma in questo momento è gestito dal Bluetti. La corrente che sto prendendo che va al salvavita arriva direttamente dal Bluetti. Se il Bluetti smette di erogare perché la batteria è scarica, lui in automatico switcha e continua a prendere corrente dal contatore. Ma ora cerco di farvi capire meglio come funziona questo discorso. Dunque, qui abbiamo due soluzioni possibili per interfacciare il nostro Bluetti all'impianto domestico. Sono due soluzioni, poi ce ne sono altre, perché ad esempio ci sono dei dispositivi elettronici che in automatico switchano da una sorgente all'altra in modo elettronico e graduato senza fare un distacco diciamo netto, che magari prenderemo in considerazione in un prossimo video. Attualmente vi faccio vedere la soluzione diciamo manuale, quindi il commutatore manuale. Questo sceglie se passare da una sorgente, da nessuna sorgente o dall'altra sorgente. Vedete che indica 1 nulla o 2. Di questo commutatore ho fatto un video dedicato che trovate anche nella descrizione di questo video.
su come si monta, come si collega e come funziona. Oggi invece vi faccio vedere ad esempio il funzionamento automatico con un contattore. Questo è una specie di grosso relè con una bobina. Alla bobina collegheremo il 230 volt che arriva dal Bluetti, in modo che quando lui riesce a produrre il 230 volt alimenta la bobina di questo grosso relè, di questo contattore, che va a indirizzarmi sull'uscita, quindi sul nostro utilizzatore, che in questo caso è l'alloggio, la corrente che arriva dal Bluetti. Quando il Bluetti smette di erogare corrente AC perché è scarico, il contattore si diseccita, riapre i contatti e torna a prendere corrente dal fornitore. Quindi in questo modo, in automatico, gli utilizzatori non rimangono mai senza corrente. È chiaro che questo è uno switch, brusco, ok? Passatemi il termine, perché passa in modo netto da una sorgente all'altra. Adesso analizziamo lo schema di collegamento che c'è sul contattore. Dunque, cosa ci dice lo schema sul contattore? Ci dice che R1 ed R3 sono due contatti normalmente chiusi. Questo cosa vuol dire? Che quando il contattore non è alimentato, tra questi due cavi c'è il passaggio. Quindi noi cosa facciamo? Colleghiamo la fase del nostro impianto su R2 e il neutro del nostro impianto su R4, che arriveranno dalla rete Enel, quindi fornitore, e qui abbiamo l'utenza. Poi cosa succede? Che abbiamo anche A1 e A2, che sono i contatti a 230 volt della bobina che vanno alimentati dal Bluetti. Succederà che quando il Bluetti manderà la fase su A1 e il neutro su A2, questo contatto si aprirà, quindi l'utenza non andrà più a prendere corrente dal fornitore, perché questo contatto si apre e questo collegamento non c'è più. Si chiuderà però questo contatto. Quindi cosa succede? Che noi dovremo portare sull'1 la fase del Bluetti. Quindi il nostro Bluetti andrà ad alimentare sia la bobina del nostro relè che il contatto 1. Il neutro, stessa cosa. Il neutro del nostro Bluetti alimenterà sia la bobina del nostro relè che il contatto 3. In questo modo succede che quando abbiamo corrente erogata dal Bluetti che eccita la bobina del relè, avremo poi corrente sui poli 2 e 4 che vanno a chiudersi rispetto a 1 e 3. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che in uscita bisogna fare un ponticello sul 2 e sul 4 per avere il collegamento corretto. Quindi ricapitolando, cosa succede? Col Bluetti spento e il contattore a riposo, fase e neutro collegati su R2, che poi sono anche ponticellati col 4, ma a noi adesso non interessa, fase e neutro prendono corrente da R1 ed R3, che sono normalmente chiusi e che sono allacciati al fornitore. Questo ponticello che va sul 4 non crea nessun problema perché qui non c'è conduzione, quindi è come se il 2 e il 4 non andassero da nessuna parte. Nel momento in cui il relè si eccita, c'è una frazione di secondo dove avviene uno scambio meccanico tra queste due posizioni in pratica. Succede che in un determinato momento va via questo contatto, non c'è neanche questo, ma poi immediatamente arriva questo contatto. Fa uno switch elettromeccanico perché è comandato dalla bobina del relè e va a portarmi corrente sul piedino 1. Quindi cosa succede? Che il piedino 1 fa passare corrente sul piedino 2 che va alla fase del nostro impianto. Il fatto che sia ponticellato su R2 non fa nulla perché questo contatto viene aperto e non abbiamo il collegamento col fornitore. Questo è il collegamento per far lavorare in modo automatico un contattore. Qui abbiamo il contattore montato con due linee, quella nastrata di nero e quella del Bluetti, quella più grossa è quella del fornitore. Su R1 ed R3, quindi i due estremi, entra la linea del fornitore, sui centrali entra la linea del Bluetti che va anche ad alimentare, quando presente, A1 e A2 che sono la bobina del contattore. In uscita abbiamo semplicemente le uscite di R2 2 ponticellate e 4 ed R4 ponticellate, perché quest'unica fase, quest'unico neutro sono quelle che vanno al salvavita del nostro impianto che a sua volta andrà a separarsi tra forza e luce. Quindi il contattore piazzato, salvavita in funzione, salvavita che vedete ha corrente,
perché in questo momento sta arrivando dal fornitore, passando attraverso il contatto normalmente chiuso del contattore, che adesso non è alimentato dal Bluetti. Vedete che in questa finestrella non c'è il puntino rosso che segnala l'alimentazione. Alimentiamo pure il salvavita. Noi ad esempio adesso andiamo ad accendere delle luci. Ok, noi in questo momento abbiamo tutte le luci accese col salvavita che sta su perché è alimentato dalla rete. Cosa succede se andiamo a collegare la spina del nostro Bluetti? Noi inseriamo la spina, ora la C è staccata, se accendiamo la C vedete che il contattore diventa alimentato, ma non sta più prendendo alimentazione dalla rete, ma la sta prendendo dal Bluetti. Vedete che c'è la finestrella rossa. È rimasto anche tutto acceso e il Bluetti inizia a misurare i nostri 80 watt di carico che abbiamo in questo momento. Quindi adesso abbiamo sempre il contattore alimentato dal Bluetti che alimenta tutto quanto. È partito il compressore del condizionatore. Vediamo che siamo a 930 watt di assorbimento in AC, la batteria è ancora carica e non sta prelevando dai pannelli. Intanto abbiamo tutte le luci che continuano a essere accese. Vedete che appena scende la batteria di un punto percentuale va a prelevare potenza dai pannelli. Questo perché mentre prende carica dalla batteria per fare il processo di inversione DC e creare la corrente AC in uscita, va a compensare prelevando dai pannelli. Cosa succede se interrompo la corrente AC? Succede che il contattore, vedete che non è più rosso, ma la finestrella è disilluminata, non è più alimentato dal Bluetti e per questa frazione di tempo il condizionatore non si è spento, le luci non si sono spente e calcolate che tutte queste luci sono comandate da dei sonoff in derivazione e da una placca sonoff TX qua, quindi lo scambio è praticamente in tempo reale e non crea nessunissimo tipo di problema. Rifacciamo la prova. Ecco, in questo caso invece vedete che si è fermato il compressore. Quindi quando switcha da rete a Bluetti il contatore è leggermente più lento perché deve passare il tempo per eccitare la bobina che è più lento del tempo di sgancio, quindi in questo caso ad esempio il compressore me l'ha arrestato mentre le luci sono rimaste accese. Poi c'è il pannello fotovoltaico, diciamo portatile, perché è un grosso pannello piegato su se stesso, che adesso guarderemo meglio, che è fatto apposta per essere portato in giro. Questo si chiama PV350 perché dà 350 watt, esiste poi anche il 200 watt e il 120 watt. Calcolate che questo pannello fotovoltaico portatile da 350 watt costa 900 euro. Quindi in tutte le situazioni dove volete mettere la Power Station Bluetti magari a casa o comunque in una seconda casa dove non avete l'esigenza di avere una mobilità, quindi non è un camper, non è una barca, non è un qualcosa che si muove, conviene che date un'occhiata al video che ho fatto del fotovoltaico da 1 kW perché con meno soldi di quello che costa un pannello riuscite a fare un impianto fisso performante circa 3 volte. Però questo è un ottimo prodotto, ha un'ottima efficienza. Adesso lo guardiamo meglio e proviamo anche a vedere quanto carica nella nostra Power Station. Ok, arriva a mo' di valigia, quindi con una comoda impugnatura. Qui davanti abbiamo una tasca con dentro i cavi MC4. Arriva quindi già con il positivo e il negativo MC4, cavi siliconici di buona qualità e anche buon spessore, ma tutto il cavo è lungo solo 3 metri. Si apre su se stesso e ci svela i 4 moduli che sono delle cellule fotovoltaiche monocristalline. Hanno un'efficienza alta che comunque arriva al 23,4%, un rivestimento con un materiale che si chiama ETFE che garantisce anche una protezione, diciamo, all'acqua fino al grado IP65, quindi non può essere immerso ma può stare a contatto con schizzi d'acqua e polvere. In caso di una pioggerellina leggera o giusto il tempo di ritirarlo, non subisce nessun tipo di danno.
ha una tensione di circuito che arriva a circa 43 volt, pannello che una volta aperto ha un ingombro di 2,40 m ed è alto 90 cm. Abbiamo un'angolazione di 30 gradi che è l'angolazione perfetta per un uso estivo. Poi ovviamente si possono accorciare le gambe in modo da tirarli più su e ottenere un'angolazione di 45 gradi. Tutto il bordo è rivestito in tessuto, sia la parte laterale che la parte superiore, ma purtroppo allo stesso modo anche la parte inferiore è tutta in tessuto, quindi per un utilizzo intensivo, se vi capita molto spesso di toglierli e metterli, conviene procurarsi una bordura in gomma, un qualcosa che ripari la parte inferiore per non danneggiarla. Purtroppo non è equipaggiato con occhielli superiori o angolari per appenderlo da qualche parte, quindi l'unico utilizzo previsto è quello di appoggiarlo a pavimento. Adesso proverò a piazzarlo fuori al sole, dovrò per forza di cose farmi una prolunga perché non arrivo dal giardino all'interno casa con i cavi da 3 metri. Stanno già lavorando, li ho aperti tutti, sono a 30 gradi, forse qualcosina in più perché c'è il marciapiede. Vedete che il cavo arriva fino a un certo punto dove poi parte la giunta che mi sono portato fino in garage dove ho la C300. Ok, oggi giornata di sole pieno ma non particolarmente produttiva perché sto producendo 1080 watt, 880 da 1 e 200 dal piccolo. Sono arrivato ad avere picchi di 1020 e 300 dal piccolo. Oggi c'è il sole ma non è molto produttiva. Purtroppo col fotovoltaico capita anche questo, perché non è una questione di sole ma è una questione di nuvole, di infrarossi, di un sacco di cose. E poi c'è l'app Bluetti, basta andare sul vostro store di applicazioni, cercate l'applicazione Bluetti, la installate. Dopo aver creato un account con una procedura semplicissima dove vi arriva solo un codice per email, vi trovate in questa schermata dove non c'è nessun dispositivo, dovete aggiungerlo, dare il consenso alla fotocamera e andare a inquadrare il QR code che c'è sulla C300 nella parte posteriore. Dopo averlo inquadrato vi dice congratulazioni, l'abbiamo trovato. Bisogna impostare da qui il wifi, quindi beccare la vostra rete e mettere la password. Il dispositivo si connette e vi dà già in tempo reale, in anteprima, tutti i vostri dispositivi Bluetti perché potreste averne più di uno. Entriamo nel nostro C300, vi dà questa fantastica schermata dove vedete in tempo reale cosa sta succedendo. Io in questo momento ho il condizionatore attivo, sta tirando 1 kW, non ho ricarica dalla rete. In questo momento si è fermato e sono rimasti solo gli altri consumi di luce eccetera. La C è accesa, la DC è spenta, quindi possiamo da qua comandarla, arriva il comando praticamente in tempo reale. In questo momento abbiamo il fotovoltaico che produce solo 3 watt ma l'ho disattivato io volontariamente per far scendere un po' la batteria. Come si fa a disattivare? O lo stacchi, oppure essendo 2 fotovoltaici differenti basta impostare il modo parallelo, lui va in allarme e non prende più dal fotovoltaico. Vedete che ora in produzione sta tirando 1070 watt dai 2 impianti. Qui dall'applicazione non è possibile entrare in tutte le impostazioni della C300, come non è possibile visualizzare la produzione delle 2 stringhe separate. Però abbiamo il controllo completo della situazione, di quanto sta producendo, vedete che lo sta mandando in batteria, e di quanto la batteria sta facendo uscire nel nostro impianto. Nelle impostazioni possiamo solamente modificare le impostazioni del wifi, il nome della nostra station, condividere il device per il monitoraggio con un altro account, impostare la modalità di funzionamento, il tempo di disattivazione dello schermo, e abbiamo qua alcune informazioni sul dispositivo. Non abbiamo altro. Cliccando sulla batteria ci dà semplicemente il numero della batteria. Adesso me la vede come numero 3, probabilmente perché ho sbagliato io a attaccare i connettori. Sicuramente attaccato in un altro modo l'avrebbe vista la posizione 1. Ci dice in che stato è, la percentuale di carica e se è collegata. E qua sotto tiene un conteggio di quanto energia abbiamo prodotto da quando l'inverter è in funzione e quanti chilogrammi di CO2 abbiamo risparmiato come emissioni. Molto molto carina, semplice, però anche quando siete via avete il pieno controllo del vostro dispositivo. Se vedete che magari non c'è produzione e vedete che la batteria si sta scaricando perché ci sono assorbimenti di dispositivi che però non vi servono, da remoto potete disattivare la C in modo da preservare la carica della batteria. Stessa cosa per la DC.
Siamo giunti alla fine del video. È stata una produzione quasi cinematografica, ma chi vuole comprare un oggetto del genere secondo me deve mettersi con calma, si guarda tutte le recensioni, non solo la mia, capisce bene di che prodotto si parla, soprattutto comprendere i vari utilizzi, può servire a fare un sacco di cose. Spero di avervele fatte vedere in maggior parte. Veniamo ai numeri. Dunque, questo AC300 insieme ad un modulo B300 che è la combo obbligatoria costa 4.000 euro, 3.999. Ci sono state delle offerte del Black Friday, ma adesso il suo prezzo si è stabilizzato lì, e ogni batteria aggiuntiva costa 2.400 euro. Il pannello portatile, abbiamo visto il costo e tutto quanto, secondo me ha senso se ne fate un utilizzo molto intensivo in mobilità, altrimenti è meglio dirottarsi verso dei pannelli fissi che rendono molto meglio. Costa tanto? Sì, però se guardate bene, un inverter con queste caratteristiche, di questa qualità, con un accumulo da 3 kW che include batterie a litio ferro fosfato, che sono la miglior tecnologia per questa tipologia di applicazione attualmente disponibile, non è un prezzo eccessivo, ma è molto versatile. Non potete fare le detrazioni, dovete pagarlo per intero e dovete sfruttarlo al massimo delle sue potenzialità. Allora vale l'investimento. C'è gente che lo usa fisso a casa per praticamente staccarsi quasi completamente dalla rete, c'è gente che lo usa perché fa molta mobilità. Insomma, abbiamo visto tutto quello che può fare. È un prodotto eccezionale qualitativamente e tecnicamente. Volevo farvelo vedere come si deve. È un prodotto che ho voluto fortemente perché voi me l'avete chiesto, ho contattato Bluetti e sono riuscito a farmelo mandare per la prova, purtroppo dovrò ridarglielo, però vediamo se riesco a tenerlo ancora un po' di tempo per eventualmente soddisfare le vostre richieste, le vostre esigenze, i vostri dubbi. Vediamo se poi riesco a farmi mandare anche la C500. Aiutatemi in questo iscrivendovi al canale, ve l'ho chiesto all'inizio, ve lo chiedo di nuovo, fate girare il video, condividete, datemi una mano in modo da portare contenuti del genere, prodotti di questo livello sempre più frequentemente. State in campana perché farò altri video su altri prodotti legati a questa tematica green. Grazie a tutti, ci vediamo al prossimo video in una diretta del giovedì sera. Ciao da Massi Dattoli.